Mi ricordo una vecchia pubblicità che diceva Two is make one. Ciao ragazzi, bentornati qui all'interno del canale. Io mi chiamo Michele e questo è il canale La Meccanica. Nel video di oggi andiamo a fare una recensione di un prodotto che sto già testando già da parecchi mesi e chi è iscritto al canale o che ha già visto alcuni miei video sicuramente avrà già visto. Sto parlando di questo crick pneumatico della marca Stix. Andremo a fare una piccola recensione, un unboxing, visto che ne ho preso anche un altro. Questo era già da un pezzo che era qui fermo in attesa di una recensione. Chi mi segue sa che purtroppo lo spazio che ho qui all'interno a disposizione è molto piccolo e potrebbe essere un aiuto quello di andare a utilizzare due crick pneumatici contemporaneamente per andare a sollevare il veicolo. Ricordo logicamente che una volta sollevata l'auto si andranno poi ad applicare anche i cavalletti di sicurezza. In questi mesi di utilizzo l'ho stressato parecchio, direi. Oltre al normale utilizzo sono andato a fare anche un test, l'ho messo sotto carico, ho sollevato un veicolo e l'ho lasciato lì per giorni. Si è comportato ottimamente. Come l'ho messo così è restato. Quindi devo dire veramente tanta roba. Prima di iniziare ragazzi con l'unboxing vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di andare ad iscrivervi al canale, attivare la campanella così rimanete aggiornati sulle novità e i nuovi video in uscita, e se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel like. Direi che possiamo iniziare l'unboxing. Andiamo! Iniziamo questo unboxing partendo dal packaging esterno. Su un lato troviamo la nostra scritta marchiata Stix ed il modello APK 4000 e la marchiatura CE. Frontalmente troviamo stilizzato il disegno del crick pneumatico, l'anno di produzione, il peso e le dimensioni del pacco, che sono 52 x 43 x 18 cm e mezzo. Andiamo a aprire il pacco. Troviamo subito il libretto di uso e manutenzione, che è in inglese o in tedesco. Per comodità sono andato a stamparmi quello in italiano che ho qui. Al suo interno troviamo le due maniglie. A lato troviamo i rubinetti. E in mezzo abbiamo una valvola di sicurezza. Questa ci servirà in caso di sovrappressioni, andrà ad agire appunto questa valvola che si aprirà in automatico e andrà a scaricare l'aria in eccesso. Qui troviamo un piccolo filtro. Vi dico già che sono comunicanti, nel senso che se voi andate a togliere questo filtrino e, come ho fatto io, andate a mettere un altro raccordo, lo potete utilizzare per andare a riempire o svuotare il crick dall'aria che ha all'interno. Nello stesso punto troviamo le viti di fissaggio per andare a fissare il tutto. Andiamo sul pezzo forte, il nostro crick. Ed eccolo qui. Vado a montare il tutto, facciamo un piccolo time lapse, poi andremo a parlare nello specifico dei dati tecnici.
Crick montato, avete visto, semplicissimo, 6 viti e il crick è già pronto per essere utilizzato. Vi vado a dare 2-3 info tecniche del crick, dopodiché andiamo a provarlo sul campo. Mettendone 2, come vi dicevo anche prima, proviamo a sollevare il veicolo e vediamo come si comportano. Il crick è completamente in acciaio e la verniciatura è a polvere. I soffietti sono 3 a 3 livelli. Altra cosa importante sono le connessioni, sono da 3 ottavi. Altre info tecniche che vi do sono l'altezza massima, che è di 40 cm, una misura minima che è di 15 cm, la portata di 4000 kg e il diametro è 25 cm, il diametro dei cuscini. Il diametro invece del piedino in gomma qui segna 110, però misurandolo è un po' meno di 10 cm, siamo sui 9 cm e mezzo rispetto al dichiarato. La cosa che potete fare però per andare ad ampliare, diciamo, la superficie di appoggio è quella di dotarvi di un tampone. Andando a metterlo sopra semplicemente così non avrete nessun tipo di problema. Io già lo utilizzo da tanto tempo e ho visto che andando a metterlo semplicemente in questo modo non mi crea problemi di instabilità. Oltre a questa serie troviamo un'altra serie, il crick è lo stesso, viene dotato solamente di una prolunga. Nei casi in cui dovete andare in posti molto più profondi vi lascerò ovviamente tutti i link sia di questo crick con prolunga che quello con le maniglie. L'interno del crick si presenta in questo modo. Qui c'è una foto che ben rappresenta il tutto. Ci sono dei cilindri all'interno che consentono appunto l'espandersi della gomma. Sono dei cilindri telescopici. Vi farò vedere su un video dedicato una procedura di lubrificazione di questi cilindri per far sì che il crick vada a lavorare in maniera migliore, sia molto più fluido sia nell'alzata che ovviamente nel ritorno in posizione di riposo. Rispetto al 3000 questo lavora a pressioni di esercizio più alte, il 4000 lavora dagli 8 ai 12 bar di pressione, mentre il 3000 lavora da 6 a 10 bar. Le misure sono sostanzialmente identiche, la cosa che va a cambiare è la portata. Questo porta 4000 kg, mentre quello più piccolino ne porta 3000. Ragazzi, voglio fare un appunto sulla sicurezza. Ciò che sto andando a fare io, cioè quello di collegare più martinetti in serie, per l'azienda non è consentito. Se volete fare quel che sto facendo io, sappiate che è a vostro rischio e pericolo e l'azienda non si assume la responsabilità della sicurezza dell'oggetto. Cosa comunque fondamentale che vi consiglio di fare è quella, una volta aver alzato il crick, quella di andare a sostenere il veicolo con un cavalletto. Questo perché succede che perde pressione il crick, c'è una piccola perdita da qualche parte, il crick può da un momento all'altro abbassarsi e può farvi veramente molto male, quindi prestate molta attenzione quando andate a utilizzare questo tipo di crick pneumatici. Fatta questa doverosa precisazione, sono pronto per poter andare a testare i due crick pneumatici. Tubazione di collegamento, procediamo, andiamo a vedere. Vi faccio vedere il tutto prima di andare a sollevare l'auto. Questa è la mandata in verde dal compressore, mentre quella in rosso è il collegamento che ho fatto con l'altro crick dalla parte opposta. Da questa parte la mandata in verde è aperta, in rosso il rubinetto rosso è chiusa.
E questo, ragazzi, è il risultato. In qualche secondo l'auto, grazie ai due crick pneumatici, è andata su di 40 centimetri. Questo ci consente di fare i nostri lavori, tagliandi, riparazioni varie, molto velocemente. Logicamente in sicurezza. E allora, ragazzi, cosa ne pensate di questi due crick della Stix e di questa configurazione che ho utilizzato per poter andare a sollevare l'auto? Scrivetemelo sotto nei commenti, perché sono curioso di sapere la vostra. Vi lascerò i link di tutti i materiali in descrizione, quindi se volete andare ad acquistarlo lo potete fare. Sono link prevalentemente Amazon, utilizzandoli andrete a supportare il canale. Ragazzi, vi saluto, se non siete ancora iscritti andate ad iscrivervi, un bel like e attivate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. Per questa recensione è tutto, noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!